Bentornati nel forum. Oggi vi parliamo di Fantasy World, un gioco di ruolo di Alessandro Piroddi e Luca Maiorani, finanziato su Kickstarter ed edito da MS Edizioni. Proseguendo le recensioni dei giochi di ruolo candidati al gioco di ruolo dell'anno, finalmente anch'io riesco a parlarvi di un gioco appartenente al filone The Powered by the Apocalypse, dopo che Francesco mi ha sorpassato qualcosa come 3 volte. Tra l'altro mi sarebbe piaciuto potervi parlare di un gioco appartenente a questo filone dopo aver pubblicato quel fantomatico video promesso, per l'appunto, dove vi volevo spiegare di che cosa si trattano i Powered by the Apocalypse come filosofia, come stile di gioco e la loro storia. Vi confesso però che se finora non l'ho fatto è colpa mia, diciamo per un motivo di indecisione. Non sapevo se fare una retrospettiva, se parlarvi di quei giochi che mi sono piaciuti di più, quali meno, se fare un mischione di questi due elementi, più una cosa sulla loro filosofia più nel dettaglio. Probabilmente sarà un mischione alla fine. Non so ancora quando lo realizzerò, ma vi prometto che prima o poi lo vedrete. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Andrea Porati di MS Edizioni per averci dato la possibilità oggi di potervene parlare con questa copia recensione, e ci tengo anche a ringraziare uno degli autori e illustratore del manuale, Luca Maiorani, che ci ha fatto provare al tempo qui in live sul canale una prima versione di questo gioco. Prima di cominciare ci tengo a farvelo vedere qui sotto la telecamera, sfogliandolo un po', perché dal punto di vista editoriale secondo me merita veramente molto. Ecco, come potete vedere si tratta di una 5 in copertina rigida, come piace a me tra l'altro, cosa che tra Powered by the Apocalypse non è che vedo spessissimo, quindi in questo caso una bella nota di merito, molto colorata, in cui tra l'altro potete vedere il fatto che lo stesso personaggio è diviso in vari mondi, perché in Fantasy World, per l'appunto, nonostante il titolo, siete liberi di creare il vostro mondo fantasy romanzesco. Tra poco vi spiego meglio in che cosa consiste, ed è una cosa che a me piace particolarmente, perché dove molto spesso i giochi PBTA tendono a cercare un loro focus, appunto mondo dell'apocalisse, The Sprawl con il cyberpunk, Dungeon World con quel genere di heroic fantasy che tutti bene noi conosciamo, qui invece la vostra epopea fantasy ve la potete costruire. Potrebbe essere il classico fantasy medievale, ma potrebbe essere anche un bel mondo steampunk, o perché no un'epopea spaziale. Qui vi posso mostrare intanto copertina, sfogliamolo anche insieme. I vari capitoli tra l'altro sono divisi in colori, quindi sono anche riconoscibili semplicemente vedendo di fianco il manuale. Scrittura molto ben ordinata, come piace a me, e ricca di esempi. Su questo poi ci tornerò in fondo al manuale. Molto belle le illustrazioni anche di Luca Maiorani, che gli faccio i miei complimenti. Si vede proprio lo sforzo che ha fatto per cercare di rendere il più possibile diverse atmosfere che il gioco può assumere. Qui vediamo la parte per la creazione delle compagnie. Vedremo anche le schede poi tra poco insieme. Prima di vedere insieme i dettagli su come si crea una compagnia, su come si gioca effettivamente, su come si creano i personaggi, ci tengo a soffermarmi un attimo anche sull'introduzione che il gioco fa, perché è molto importante per capire quali sono i concetti alla base di questo gioco, di qual è la sua filosofia, di qual è il suo stile. Come vi ho detto un attimo fa, appunto, Fantasy World vi propone avventure di stampo fantasy romanzesco. Si tratta di un tipo di fantasy che mette praticamente al centro i conflitti personali, i rapporti tra i personaggi, la responsabilità delle scelte che i vostri personaggi faranno, in qualche modo anche la loro morale. Tra l'altro, sempre nell'introduzione, proprio per spiegare al meglio che cosa gli autori intendessero, ci viene fatto un confronto con il fantasy per eccellenza, ovvero il Signore degli Anelli. Nel Signore degli Anelli, per l'appunto, abbiamo un'idea di bene e male molto definite, sappiamo distinguere subito i buoni e i cattivi, sappiamo che i buoni possono essere corrotti dal male, ma sappiamo anche che il male è una potenza contro la quale non possiamo trovare un compromesso o cercare di capirne le ragioni. Dobbiamo vincere noi o vinceranno loro. Nelle avventure fantasy romanzesche invece la questione, se vogliamo, è ricca di zone grigie. Magari i nostri antagonisti, i nostri villain potrebbero essere mossi da motivazioni
particolari, potrebbero avere dei conflitti interiori, potrebbe effettivamente esistere un margine di dialogo. Se dovessi proprio trovare un esempio che secondo me è calzante, sperando che gli autori non vengano a contraddirmi sotto nei commenti, potremmo dire per esempio il conflitto interiore che vive Darth Vader, in cui Luke Skywalker, suo figlio, è in grado di percepire questo conflitto e nel momento in cui Lord Vader vede suo figlio soffrire ha uno sconvolgimento interiore tale da riportarlo sulla retta via. Quindi, volendomi un attimo rivolgere a chi già conosce i giochi di ruolo PBTA, tranquilli, non è una copia di Dungeon World che vi proponeva quello stampo Heroic Fantasy che noi conosciamo, è proprio uno stile di gioco a sé stante. Oltretutto, nell'introduzione gli autori prendono una posizione riguardo alla chiarezza del regolamento. Questo perché alcuni regolamenti dei giochi PBTA molto spesso, proprio sulla questione della chiarezza delle regole, non sempre fanno un lavoro certosino. Ora, so che questo è un argomento dibattuto all'interno della community degli appassionati dei PBTA, ma siccome non voglio annoiare quelli che ancora non conoscono bene questa filosofia, la rimandiamo in fondo al video. Poi troviamo quella che viene chiamata la singola regola d'oro dell'intero gioco. Ve la posso riassumere in questo modo: se durante il gioco succede qualcosa che vi mette a disagio, che trovate magari incoerente con quanto successo o che magari non vi piace, lo dovete dire e, parlando con gli altri giocatori al tavolo, la dovete praticamente risolvere, sempre con una conversazione, e non si comincia finché questo non viene risolto. Ovviamente, tra parentesi, non vuol dire che se succede qualcosa al vostro personaggio di brutto che non vi piace, ma che è avvenuto con una corretta applicazione delle regole, allora dovete bloccare tutto. Se è successo secondo le regole, ragazzi, è successo, stateci. Ultimo pilastro che il manuale ci fornisce sono le verità di Fantasy World, ovvero elementi che saranno sempre veri a prescindere dall'ambientazione che giocherete, ovvero che gli dei sono silenti, le città sono rare, la magia è reale e viaggiare è pericoloso. Vediamo quindi adesso insieme come si creano personaggi e compagnia. Come in altri PBTA che si rispettino, i vostri personaggi si radunano all'interno di una compagnia particolare, una compagnia che magari ha i suoi obiettivi, potrebbe avere una certa reputazione che ovviamente potete decidere sempre attraverso una conversazione al tavolo, che tra parentesi è già parte attiva del gioco. So che tra di voi ci sono diversi appassionati di Blades in the Dark, ecco, anche lì vi ricorderete che c'erano diverse tipologie di compagnie che potevate creare con i rispettivi playbook. Qui in Fantasy World troviamo 4 tipi di compagnie tra cui potete scegliere, per esempio gli scudi, le lame, le monete e i cuori. Dai nomi più o meno potreste aver già capito intorno a cosa ruotino. Per esempio gli scudi potrebbero essere interpretati a grandi linee come dei protettori, le lame sono un gruppo di rogue o perché no anche di ribelli. Nel manuale trovate tutti i vari esempi su cui potete costruire il vostro gruppo basandovi appunto su questi particolari archetipi. Ovviamente, quasi scordavo di dirlo, prima di iniziare il gioco procuratevi tutti gli strumenti necessari che trovate tra l'altro scaricabili sul sito di MS Edizioni, le schede di classe con le varie mosse e playbook di classe, la scheda di gioco per il mondo, ovvero il nome che assume il master in Fantasy World, e una coppia di dadi a 6 facce. Riguardo le classi invece, anche queste considerateli appunto come archetipi, sono tante, una decina, cosa che francamente apprezzo molto, ognuna con il suo playbook particolare. Ora, la cosa interessante è che, nonostante il tipo di compagnia, potete scegliere anche un concept, proprio un concetto di personaggi che siete. Un esempio che vi viene fatto è quello dei marinai. Concettualmente potreste essere appunto marinai e sarebbe interessante interpretare che cosa si intende con un cavaliere marinaio, un menestrello marinaio, già questo abbastanza più facile, o un veterano. Cosa che invece il manuale sconsiglia è di avere per esempio all'interno dello stesso gruppo 2 classi uguali ma magari con concetti diversi, non per una questione di bilanciamento meccanico ma per il fatto che per come funzionano le regole di Fantasy World finireste praticamente per portare, nonostante i 2 concetti diversi, praticamente quasi gli stessi elementi narrativi al tavolo, creando, passatemi il termine, una certa monotonia. Detto questo, io vi mostro una scheda del personaggio e le schede del mondo, che saranno molto utili per capire come si gioca attivamente a Fantasy World.
In questo caso, per esempio, io vi mostro la scheda del cavaliere. Qui potete scegliere il nome, il sangue, che in altri giochi di ruolo potrebbe essere interpretato, passate in termini, come la razza del personaggio, solo che qui ovviamente ci serve giusto a noi per capire che cosa siamo a seconda della vostra ambientazione. Per esempio, in un'ambientazione fantascientifica potreste esservene creata una voi. L'appartenenza invece è l'appartenenza culturale del vostro personaggio, anche questa molto importante per poterlo definire. I vostri personaggi poi avranno un problema che li affligge e anche un dubbio a tal proposito. Sono molto importanti il problema e il dubbio perché poi ci servono anche per la crescita del nostro personaggio. Infatti potremo far avanzare, far crescere il nostro personaggio con una mossa specifica chiamata fine sessione, appunto, in cui tramite una serie di domande otterremo una serie anche di marchi di crescita. Ora ve le spiego con calma. Appunto, rispondendo magari a determinate domande sul problema e il dubbio potremo ottenere di volta in volta diversi marchi di crescita, ma potremo anche aver risolto il problema o potrebbe essere cambiato, idem per il dubbio. Qui potete vedere effettivamente i marchi di crescita. Una volta che ne avremo ottenuti 5 potremo spenderli per una di queste opzioni. Qui nella scheda appunto ce lo dice, possiamo aggiungere un +1 ad una statistica, possiamo prendere una mossa dal nostro playbook di classe oppure prenderlo da un'altra classe, è un opt-out ovviamente, o l'uno o l'altro, oppure aumentare i punti fermezza massimo di 1. Da notare che comunque non arriverete mai ad avere tutto il vostro pacchetto di mosse sbloccato, perché dopo la quinta crescita potrete scegliere quale sia il destino del vostro personaggio. Appunto, compie il suo destino, cambia il mondo, entra nella leggenda o passa la torcia ad un altro personaggio, che mi piace molto come idea. Concettualmente mi ricorda un po' il passaggio di testimone che c'era per esempio anche nell'Unico Anello, nonostante le filosofie di gioco un po' diverse. Qui abbiamo le statistiche del nostro personaggio: audace, intenso, sapiente e vigile, con i vari punti da distribuire. Molte mosse, appunto, se conoscete i Powered by the Apocalypse già lo sapete, praticamente consistono nel fatto che stante determinate condizioni, degli inneschi narrativi, dovrete fare dei tiri. Per esempio qua nella scheda ci viene detto la mossa di una delle prime mosse di classe del cavaliere, autorità, prevede: quando sfrutti il tuo status di cavaliere per dare un ordine, tira più intenso, ovvero tiriamo 2d6 e sommiamo il punteggio della nostra statistica e vediamo che cosa otteniamo. Per esempio, con un 7-9 il bersaglio sceglie di obbedire, ritirarsi o inasprire la situazione. Se avessimo ottenuto un 10 semplicemente otteniamo un vantaggio, con 1-6 idem, ma otteniamo lo svantaggio. Qui troviamo uno spazio per le etichette e l'equipaggiamento. Le etichette sono un elemento importante di questo gioco perché ci danno alcuni elementi, diciamo, caratterizzanti di ambientazione e di personaggio che possono ricorrere durante il gioco. Idem per le scorte, ne abbiamo semplicemente delle varie spunte a livello narrativo, possono essere esaurite, scarse, sufficienti o abbondanti. Qui troviamo invece lo spazio per i punti espediente e i punti fermezza, con un esempio di come possono essere utilizzati. Per esempio, spendendo 2 punti espediente prima di un tiro per ottenere un vantaggio che si può fare più volte. Un punto fermezza invece si può spendere per ridurre il danno che subiamo. I danni, se ci fate caso, sono divisi praticamente in 3 categorie. Categorie ovviamente da intendersi come narrative, in cui possiamo spuntare a seconda di come la scena è impostata e si è svolta, come temporanei, seri e mortali. Qui abbiamo appunto anche diversi spunti che diverse opzioni che possiamo scegliere, e appunto spendendo punti fermezza possiamo anche riuscire a contenere il danno. Tra l'altro i punti espediente si possono anche ottenere magari con degli intoppi, ovvero quando facciamo da 1 a 6 con un tiro. Oltre al modo in cui avete visto, si possono spendere in diversi modi, per esempio anche a fine sessione per ottenere i marchi di crescita nella mossa di fine sessione. I punti fermezza, ecco, concettualmente tra l'altro che cos'è che rappresentano? Sono quel mix di resilienza, capacità di sopravvivere del personaggio grazie appunto all'abilità, alla sua fortuna e tutti elementi che possono incorrere in questo senso. Riguardo i danni, per chiudere su questo argomento, il giocatore tra l'altro è lui a decidere quali tipi di danno poter marcare. Considerate che invece se vi trovate in una situazione relativa tipo a dover gestire un intero gruppo o dover combattere
combattere contro un gruppo entrano in gioco le meccaniche dei danni di gruppo che sono presenti nella scheda del mondo, che adesso vi mostro tra un momento. I vostri personaggi ovviamente inizieranno con alcune mosse specifiche. Nel caso del cavaliere potete vedere giuramenti cavallereschi. Normalmente la prima mossa si tratta più che altro di qualcosa che vi aiuterà a poterne stabilire degli elementi caratterizzanti. Appunto, appartengo all'ordine cavalleresco del, avremmo scelto il nome votato al servizio di eccetera eccetera, possiedi un valore assoluto che a questo punto possiamo scegliere. Considerate che anche per tutte le altre classi più o meno la falsariga è questa. Qui invece vediamo le varie mosse di crescita specifiche del playbook del cavaliere che possiamo scegliere, molto interessanti. Io sono la legge ospitaliere, che per gli amanti del medioevo come Francesco ovviamente potrebbe essere qualcosa di molto accattivante, oppure la cavalcatura, la fede ardente e il paragone di virtù. Questa che vedete invece è per l'appunto la scheda del mondo, che appunto, come vi ho detto prima, è il nome che assume il master in questa situazione. Mi piace parecchio, devo anticiparvi, per il fatto che contiene già tutta una serie di elementi che vi saranno utili per gestire questo ruolo. Per esempio, in Fantasy World il mondo ha un'agenda, diciamo degli obiettivi che deve idealmente perseguire. Uno è giocare per scoprire, lo dice il nome stesso. Praticamente ogni giocatore arriverà al tavolo con una serie di elementi, idee, di spunti che potrebbero effettivamente concretizzarsi in un modo o magari in un altro. Giocare per scoprire praticamente è una cosa che si fa in questo senso. Un esempio concreto: magari non avete deciso tutti gli elementi della vostra ambientazione, anzi il manuale in questo senso vi invita a farlo per gradi. Magari siete giunti in una città pirata, faccio un esempio, e è in quel momento che giocate per scoprirla tutti insieme. Decidete magari qual è l'ordine costituito all'interno della città, chi ne sono le personalità più importanti, come funzionano determinate dinamiche. Questa è una regola che accompagnerà tutto il gioco praticamente. Altro obiettivo del master ovviamente è un invito alla coerenza narrativa, dare senso alle cose. Se state giocando un medieval fantasy e a un certo punto un giocatore descrive vedo passare uno space shuttle, io direi che c'è qualcosa che non va, salvo colpi di scena particolari, ma avete capito cosa intendo. Ovviamente agitare le acque, praticamente è quel modo che il master ha per poter, appunto come dice il termine, creare quel twist che muove la storia. Non devono essere per forza eclatanti colpi di scena, potrebbero esserlo, ma potrebbero essere anche elementi molto più piccoli. Chi si occupa di storytelling lo sa, una storia in cui non succede niente non è una storia, è una perdita di tempo. Ci si aspetta poi che il master dica sempre alcune cose, ciò che i principi richiedono, che sono elencati qua sotto, ciò che richiedono le regole, ciò che la tua preparazione, ovvero ciò che ci si aspetta che tu faccia da mondo, e ciò che l'onestà richiede. Non hanno bisogno di essere spiegate, sempre essere onesti al tavolo. Tra i vari principi, per esempio, vediamo ritrai persone semplici, non c'è bisogno ogni volta di perdersi in eclatanti descrizioni dei vari personaggi. Interessante, uccidi i tuoi cari senza pietà, ovvero avete creato dei PNG interessanti? Valutate l'opzione di poterli distruggere, di poterli uccidere e creare qualcosa di impattante per i vostri personaggi. Sii un fan dei protagonisti, è chiaro, non giocare contro i giocatori, non metterli alla prova nel senso di voglio vincere io, ma anzi divertiti nel vedere che cosa loro stanno facendo, stimolali, pensa fuori scena ovviamente e fai delle domande oneste, sempre per poter creare un mondo di gioco coerente. Ora il mondo, anziché avere delle mosse, non sono delle mosse, ha una serie di reazioni. Nel gioco appunto uno dei principi ci chiede come regola di narrazione di non doverle mai nominare, di non dover dire ok ho fatto una reazione di batti sul problema, alimenta il dubbio, no, scegli qual è la reazione più coerente in corso per la situazione in corso e applicala semplicemente con una descrizione. A volte il mondo troverà il modo di poterle applicare in modo puramente narrativo, altre volte invece ci sono proprio le mosse che dicono, molto spesso con un intoppo, accade questo più reazione del mondo. Appunto il giocatore che interpreta il mondo sceglierà una di queste da poter applicare alla scena. Mi piace il fatto che sono dette in maniera, devo dire, un po' il più generico e asciutto possibile, così da poterle applicare a qualunque vostra situazione, cosa che non in tutti i PBTA a volte devo ammettere viene fatto. A volte alcune
sono scelte, mi riferisco anche in particolare alle mosse, un po' troppo specifiche anche a livello di trigger, e questo a volte potrebbe stimolare dei dibattiti. Ne parliamo meglio in fondo al video. Le reazioni possono essere di due tipi, aperte e chiuse. Una reazione aperta per l'appunto è l'inizio di una situazione, quella chiusa invece è qualcosa di definitivo. Esempio pratico, vi viene sottratto qualcosa? Potrebbe essere o l'inizio tipo di un inseguimento, tipo vi hanno rubato un oggetto, e in quel caso si apre una nuova situazione. Una reazione chiusa invece vuol dire che quella cosa vi è stata sottratta e auguri a ritrovarla, detta in maniera un po' più terra-terra. Qui troviamo le regole per la gestione dei gruppi, per l'appunto ci viene detto quanti compongono un gruppo piccolo, medio o grande, e i tipi di danni che possono subire. Notate che sono danni di tipo narrativo. Un danno temporaneo per un gruppo potrebbe essere che i suoi campioni si fanno avanti per spronarli. Un danno mortale, il gruppo si sfalda e abbandona il campo. Qui sotto, sempre per il mondo, troviamo una scheda che è fondamentale, è la scheda degli agenti. Che cos'è un agente? Un agente sostanzialmente è un elemento, tutto è un agente, qualunque cosa che sia caratterizzante per la vostra sessione, un particolare PNG che avete incontrato, un'organizzazione come un culto, un'organizzazione politica, potrebbe essere un agente ambientale, qualcosa che sta succedendo in quel momento, una particolare situazione che accadrà. Attraverso questa scheda voi potrete appunto decidere il nome di questo agente, di che tipo è, che connessioni ha con l'ambiente e con gli altri vari elementi che compongono l'ambientazione, se è composto da un cast, e il fatto sono una serie di domande che vi dovete fare relativo a questo. Che cosa accadrà se succederà questo? Cosa potrebbe succedere? Quale sarà il destino di questo particolare agente? E notate che c'è anche uno spazio apposta per le reazioni e ovviamente per le note, perché tra le varie schede, appunto, per il mondo ci viene fornita anche una lista di vari agenti che possiamo utilizzare. Come potete vedere, agenti ambientali, un tipo di afflizioni, bruti, potere e anomalia, di cui ci vengono forniti degli esempi, perché li possiamo anche appunto costruire. Un'afflizione potrebbe essere un'avversità, una barriera, una credenza, con relative reazioni che potrebbero avere quando chiamate in gioco. Ultimo ma non per importanza che il manuale ci fornisce per il mondo e sempre relativo agli agenti è questa particolare mappa degli agenti. Notate che qui c'è questa ruota e le clessidre. In una determinata situazione, considerate che al centro ci sono i vostri personaggi, i vari agenti potrebbero avere un'influenza particolare o posizionarsi in un modo. In questa ambientazione il vostro agente è vicino, lontano, o è una voce molto molto distante. Potrebbe essere sopra, inteso proprio fisicamente a livello fisico, ma anche a livello metaforico. Magari è al di sopra a livello di gerarchia sociale o molto sotto. Ovviamente troviamo anche gli elementi di posizionamento geografico, nord, sud, est od ovest. Molto interessanti sono le clessidre. Badate bene che le clessidre non si usano in senso categorico: se succede questo allora accadrà X, perché questo potrebbe mettere il mondo nella condizione di dover preparare tutta una serie di cose, di elucubrazioni che poi molto semplicemente non avverranno. Però fate caso per esempio che se i vostri personaggi hanno combinato qualcosa in un villaggio, il primo punto della clessidra di questo agente, in questo caso l'agente sono gli abitanti del villaggio, l'uno potrebbe essere: gli abitanti vi considerano insomma avete causato un po' di malumore, detto in questa maniera. Il 2 potrebbe essere una tensione crescente, iniziano a essere un po' ostili verso di voi, sempre più ostili finché magari in quel villaggio ormai non siete considerati dei fuorilegge. Non dovete necessariamente riempirlo tutto, è una cosa che il mondo ha a disposizione per vedere l'escalation che potreste causare. Di nuovo, uno dei principi è giocate per scoprire, magari vi fermate al punto 3 e a un certo punto avete risolto tranquillamente la situazione. Prima delle mie considerazioni voglio anche mettere le mani avanti per voi che state guardando. Tutto ciò che io vi ho detto, vi confesso, l'ho detto in maniera decisamente molto riassuntiva, perché per capire veramente che cosa significa questa filosofia di gioco particolare lo potete capire soltanto leggendo il manuale, questo è fuori di dubbio. Quello che vi voglio dire intanto come prima considerazione proprio a livello di scrittura è la forma che è stata scelta, perché il linguaggio io l'ho trovato decisamente molto assertivo, molto sicuro di sé.
in quello che viene spiegato. Tanto che vi devo confessare che in certi momenti, anche per il fatto che talvolta viene usata la prima persona, proprio è l'autore che si rivolge a voi, ho quasi avuto l'impressione di avere, più che tra le mani un manuale che mi spiega un regolamento, quasi di avere la persona davanti a me che me lo sta spiegando. Questo può piacere, può non piacere, lascio a voi le vostre considerazioni. Io devo dire che forse sono un po' troppo abituato all'aspetto manualistico, quindi sono rimasto un po' sorpreso nel vedere questo stile. Proprio riguardo a questo linguaggio in qualche modo assertivo, devo dire che forse alcuni potrebbero interpretarlo come una sorta di imposizione dall'alto che vi fa il manuale o come una sorta di dichiarazione di modo di giocare migliore rispetto ad altri. Ecco, se avrete questa impressione leggendolo, ragazzi, no, tranquilli, vi state sbagliando, non è assolutamente intenzione degli autori. Molto semplicemente è chiaro l'intento da parte dei due autori di rendere il più chiaro possibile che cosa significhi giocare a Fantasy World, qual è la sua filosofia alla base, in modo tale da spingervi a non portarvi dietro alcune abitudini che potreste aver assunto giocando ad altri giochi. Io, sapete, sono un sostenitore del fatto che gioco X implica un'applicazione, un mindset, che parola brutta, X, un gioco Y, un mindset Y. Abitudini che infatti, provenendo da altri giochi, potrebbero in qualche modo stonare con quello che è lo stile di gioco specifico di Fantasy World. Quindi il mio invito è: leggetevelo, capite bene come funziona e applicate le regole così per come sono. Noi l'abbiamo provato in live su questo canale e vi assicuro che, nonostante le tante cose che vi vengono spiegate, il modo in cui vi viene detto vi viene proposto di giocare, il gioco fila che è una bellezza. Tra l'altro non pensiate che con il fatto che il gioco sia così specifico nello spiegarvi determinate regole sia in qualche modo rigido, perché in fondo al manuale trovate un capitolo specifico proprio su come poter modificare alcuni aspetti del gioco, su come per esempio potervi creare le proprie mosse. È una cosa che ho già visto in altri Powered by the Apocalypse e ovviamente non poteva mancare in un gioco molto elastico come poteva essere questo. Se devo però spezzare una lancia a favore di Fantasy World, questo capitolo l'ho trovato spiegato molto meglio rispetto ad altri titoli, dove molto spesso si limitavano a pochi paragrafi o a spiegazioni un po' generiche messe lì giusto per dire, dico quasi con un velo di maliziosità, giusto per dire. Aggiungo inoltre che questo capitolo è anche ricchissimo di esempi fatti dagli autori per aiutarci a poter modificare il gioco senza stravolgerne la sua filosofia, quindi anche questo devo dire un ottimo punto a favore. Le regole vi confermo che sono spiegate in modo decisamente molto chiaro e proprio riguardo alla chiarezza delle regole, come vi ho detto all'inizio, c'è questa questione del fatto che l'obiettivo del gioco era cercare di rendere il regolamento il più chiaro possibile perché altri Powered by the Apocalypse non lo fanno. È vero, c'è un dibattito interno alla community di appassionati di questo filone di giochi proprio su questa questione, c'è chi è più d'accordo, chi meno. Io, se devo prendere una posizione, devo dire che mi trovo d'accordo sul fatto che certe volte i regolamenti, le spiegazioni delle mosse non sono sempre cristallini. In Apocalypse World questa cosa io l'ho trovata un pochino esacerbata, se posso usare questo termine, tanto che alcune volte si creava un certo dibattito su quando applicare una mossa, su come l'innesco narrativo andasse interpretato, eccetera. Questa cosa qui non succede, il regolamento è talmente chiaro che lo potrete applicare a qualunque ambientazione voi volete decidere e lo fa in modo decisamente cristallino con il giusto numero di mosse. Questo anche perché in altri PBTA a volte troviamo un numero un po' alto di mosse, cosa che secondo me aggiunge un livello di crunch che stona con la filosofia alla base di questo stile di gioco. Io quindi colloco Fantasy World tra quei giochi di ruolo PBTA che sinceramente vi consiglio di provare se volete approcciarvi per la prima volta a questo filone, a questo specifico filone di giochi, così come vi avrei suggerito Dungeon World o Ironzorn, per farvi un esempio. Ma se devo proprio anche spezzare una lancia a favore di un altro gioco PBTA che io vi voglio consigliare, come fece già Francesco a suo tempo, è anche Legacy. A me piacciono quei PBTA che aggiungono qualche twist particolare in più, qualche elemento che li caratterizza. Fantasy World, per esempio, io lo trovo finalmente un PBTA che vi dà
una maniera molto più grande rispetto ad altri titoli di potervi personalizzare la vostra esperienza di gioco. Come vi ho detto anche in questo caso all'inizio, molti PBTA scelgono un focus e un tema particolare. A me Legacy invece è piaciuto proprio perché introduceva questa molto bella dinamica delle generazioni, della famiglia che vive una storia attraverso diverse epoche. Mi piaceva molto Iron perché recuperava alcuni elementi PBTA, creando però un'esperienza di gioco non rena, possiamo dire molto cruda e accattivante dal punto di vista delle scelte che vi offriva. Proprio come gli autori io non vi so dire, perché è una dichiarazione che fanno all'interno del manuale, se si tratta del PBTA 2.0, del next level. Onestamente non credo neanche di avere i titoli per farlo, ma di sicuro è un titolo che io, come vi ho detto prima, vi consiglio da questo punto di vista e che secondo me forse un piccolo step in più, un piccolo passettino lo ha fatto da quel punto di vista dell'evoluzione di questo titolo. Spero di non dire una castroneria o di non aver esagerato, ma è la mia sincera opinione. Però se vi interessa poter esplorare un tipo di ambientazione e potervi inserire anche all'interno di essa alcuni elementi che la caratterizzano, non vi potreste far mancare l'espansione Cosmoedron, che contiene appunto diverse ambientazioni scritte da diverse personalità del gioco di ruolo italiano e non solo. All'interno c'è anche un'ambientazione di Grant Howitt e soprattutto c'è anche l'ambientazione che noi abbiamo provato in live sul canale, quella di Silica, che nonostante alcuni elementi voi potrete comunque personalizzare con quello che saranno i vostri elementi per il gioco che volete creare. Detto questo, signori, io vi ringrazio per averci seguito fino a qui. Se vi interessa procurarvi Fantasy World, noi vi lasciamo qui in descrizione il nostro codice sconto che vi darà un 10% di sconto appunto sull'intero catalogo di MS Edizioni Forum Sententiam 10. Vi invito a unirvi al nostro gruppo Telegram se volete, di iscrivervi anche al canale, attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime uscite e di seguirci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram. Daniele dal Forum Sententiam, chiudo.